In questa lezione impareremo a dipingere un cavallo con tecnica materica. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. Ho preso una tavoletta che ho trattato con una base acrilica e su di essa ho fatto un disegno con un lapis HB del mio cavallo. Poi inizio con lo sfondo facendo una pittura ad olio, diluendo pochissimo con la trementina o se preferite con l'acqua ragia e salvaguardo diciamo il disegno che ho preparato. Poi inizio una pittura sempre più materica e quindi per questo mi servirò sia di pennelli ma anche di spatole nel corso del lavoro, prelevando il colore non diciamo diluito, ma il colore così come è, magari combinando vari colori insieme, e per questo mi servo di una tavolozza piatta. Ci vuole un supporto piatto, che sia una tavolozza di vetro, di ceramica, di plastica, può essere anche di legno, anche se generalmente il legno tende ad assorbire, diciamo, anche il colore a olio. Io la trementina e l'acquaragia la userò solo se voglio cambiare colore, altrimenti uso sempre lo stesso o pennello o spatola combinandola con gli altri colori e a questo punto vado a mettere anche pennellate un pochino più materiche, posizionando già i chiari e gli scuri in base al soggetto che io intendo realizzare. Logicamente a questo punto siamo ancora a uno stadio grandemente di abbozzo, però tutto questo mi servirà per avere una visione generale dei chiaroscuri e di dove andranno a posizionarsi i toni medi del mio dipinto. Poi lavorerò con pennelli sempre più piccoli e andrò sempre più o a sfumare o a definire le parti già inserite. Logicamente è un lavoro questo che non deve essere di dettaglio e rifinitura. Quando si lavora con la spatola vedrete che vengono grandi masse, campiture anche più piatte, non c'è proprio la tecnica del chiaroscuro che si fa con la tecnica tradizionale a olio, magari servendosi anche dei medium. Io in questo caso non ho usato nessun medium tranne mettere del seccativo al cobalto, del seccativo insomma che trovate, un olietto essiccante all'interno della mia trementina acquaragia, di modo che tutte le volte che vado a prelevare con la spatola il colore è anche leggermente imbevuto e quindi aiuta il mio dipinto ad asciugarsi prima, perché altrimenti una pittura materica come questa impiegherebbe davvero dei mesi per asciugarsi. Non ho usato, dicevo, però altri medium che invece vi consiglio se siete alle prime armi e magari avete difficoltà a lavorare con molta materia. Esistono dei medium apposta che sono appunto volumizzanti, che creano materia, sono incolori, quindi potete usarli con il bianco, con il rosso, con il nero, con qualsiasi colore, anche se l'aspetto iniziale è bianco, in realtà sono semitrasparenti e quindi fanno solo spessore, è un medio di impasto che serve appunto per creare più materia. Esercitatevi poi con la spatola a prendere e a stendere il colore in vari modi perché vedrete che la spatola è completamente diversa rispetto al pennello. Io però vedete mi servo sempre anche del pennello per rifinire o fare dei dettagli più minuti che altrimenti con la spatola sinceramente non potrebbero venire. E il dipinto è finito quando io ritengo di aver apportato, diciamo, tutti quegli elementi, tutti quei mezzi toni che mi soddisfano, i mezzi toni, ma anche i punti luce maggiori e gli scuri, che sono quelli che vado a rimettere ancora successivamente al mio lavoro. Vedete, intervengo sempre più con dei bianchi. Logicamente, finché la pittura a olio è fresca, io posso anche rismuovere e intervenire, però poi il colore sotto che ho messo mi annulla in un certo senso. Se sotto avessi messo un colore più scuro e metto un bianco, a meno che non sia un grande quantitativo, quel bianco un po' mi si spengerà. Quindi vi consiglio nella pittura materica generalmente di lavorare anche alla prima, cioè mettendo già da subito, come avete visto ho fatto io, i chiari dove sono i chiari, gli scuri dove sono gli scuri, poi li perfeziono, ma è solo una questione di
pochi dettagli e poche modifiche, non è che vado a ricambiare completamente tutto come si fa magari in una tecnica tradizionale, dove io posso partire da un tono medio e poi piano piano arrivarci per gradi, diciamo, al più chiaro o al più scuro. Qui no, è una cosa che viene ridotta in poco tempo. Questo è un lavoro, considerate, che io ho fatto in un'oretta, un'oretta e un quarto. Io ora ve lo sto riaccelerando in 7 minuti, e quindi capite bene che comunque il lavoro è un lavoro fatto comunque veloce, e quindi o viene o non viene, altrimenti vi consiglio, se non siete soddisfatti del vostro lavoro, potete comunque sempre farne un altro, perché ripasticciare o ritornare troppo sopra quello che si è già fatto in una tecnica materica, si rischia di fare un grande impasto che poi diventa un tono medio senza aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti. Se siete interessati alla pittura materica, ho fatto anche un altro video, una pittura materica fatta con dei fiori. Altre volte ho dipinto anche un paesaggio con la neve, tra l'altro quello è un tutorial completo, vi lascio il link in descrizione se vi va di andare a vederlo. E poi, se siete interessati a conoscere anche i prodotti che uso, i materiali, trovate in descrizione anche uno shop artistico. Se siete interessati potete visionarlo e magari potete trovare offerte o materiali di vostro interesse. Il lavoro poi può essere verniciato, ma solo dopo che una volta è asciutto completamente, quindi vi consiglio di aspettare almeno un mesetto. Grazie per avermi seguita.